tutti! Buongiornissimo amici e buon inizio anno a tutti voi. Speriamo che il 2002 porti un sacco di serenità a tanti, Sì, ma speriamo. soprattutto tanta felicità. Speriamo perché ne abbiamo bisogno tutti e c'è bisogno di normalità, C'è giusto? bisogno di normalità e di rispetto e coerenza. Per cui, a proposito di rispetto e coerenza, l'altra sera, ormai qualche sera fa, avevamo fatto un post dicendo: ma di cosa vorreste che parlassimo in un video? Di cosa volete sapere? In tanti ci avete chiesto: ma siamo perché negli ultimi 20 giorni siete più di 2000 nuovi iscritti e tanti di voi non hanno ancora avuto tempo di guardare tutti i 300 video più. È comprensibile. È comprensibilissimo, non lo farei neanche io. Esatto, quindi tanti ci avete chiesto, ma magari fate un video dove spiegate di nuovo un po' quello che facevate prima. Chi siete e veramente? Chi siete, tutto un po'. E chi comunque, siamo? Piacere. Chi siamo Romina. veramente? Romina. Simone, piacere. Piacere. Allora, ragazzi, chi siamo veramente? Siamo Simone e Romina. Io sono Romina, lei e lui è Simone. Ah, no. Ma a parte lui, cioè, No. vabbè, in un'intervista, In Kazakistan. in Kazakistan un'intervista. Hi, I'm Simone Romina. Mi sono presentata come Simone. Comunque, siamo Simone e Romina, abbiamo 33 E 29. 1992, 1988. 88, giusto? Quindi quest'anno saremo 34 e 30. Siamo due acquario. Siamo due acquario e amiamo follemente. Dimmi. Voglio dire, io sono orgogliosa del mio giorno di nascita perché io sono nata nel giorno della merla. È il 31 gennaio. 31 gennaio e 12 febbraio. Sì. Allora. Non pensavi di andare proprio nel dettaglio così. Inizi tu o inizio io? A raccontare un po'. Ok, allora, cosa dire di me? Il 6 gennaio 1900, ciao. 6 gennaio 2001, avevo 15 anni, ho chiesto come regalo dell'Epifania una macchina fotografica per poter fotografare le nevicate, perché è in arrivo un'imminente nevicata. Magari le sieste di quest'anno, chi lo sa. Da lì è iniziata ad essere la mia passione, che è partita dalla meteorologia per diventare poi, dopo svariati lavori, ho fatto l'impiantista, il barista, ho lavorato in un'azienda dolciaria dove avevo il famoso posto fisso, ma non ero mai contento, quindi ho cercato di mettere il più possibile da parte i soldi per potermi comprare l'attrezzatura. E così è stato perché esattamente nel 2012, quest'anno sono 10 anni, ho mollato il posto fisso dalla sera alla mattina, non contento, non soddisfatto della mia vita, per realizzare il mio sogno, era fare il fotografo di viaggi in montagna. Come penso il 90% dei fotografi italiani, ho iniziato con i matrimoni e i battesimi, ma quello non mi rendeva felice. Ma partiamo ancora dall'inizio. Mamma mia. No, quello che c'è forse da raccontare è che, perché magari tanti di voi dicono, tanti che venite anche qua a trovarci, dite, ma la vostra cosa è l'eredità di vostro nonno, vostro zio, dei vostri genitori, eccetera, eccetera. Invece no, in realtà arriviamo da due famiglie umilissime, con dei valori vecchi a scuola, ma che per noi sono stata forse il più grande regalo di sempre. Per cui i miei li avete già conosciuti: Sergio Slai, Silvana, Tony Berni, ovvero la Berni, Anna e Antonio, i miei genitori. Li avete visti in qualche post su Instagram. Ci hanno insegnato a essere umili, a credere nei nostri obiettivi e a farsi da sé. Quindi poche parole ma tanti fatti, tante maniche rimboccate, tanti sacrifici, e secondo me è stata la nostra fortuna. Perché ci hanno insegnato a godere delle piccole cose, diventando sempre più grandi. Ed ecco perché siamo qui. Perché dopo aver aperto la partita IVA ho avuto anche preso da tanti giovani italiani che tuttora lo stanno facendo, e so che alcuni di voi lo stanno facendo. Nel 2013 avevo trovato un colloquio di lavoro con un'offerta economica molto bella in Australia. Ero partito per andare laggiù e dopo 4 mesi e mezzo che ero laggiù ho detto: ma sapete cosa dico? Io sono un fotografo, amo il mio lavoro, torno in Italia perché di sentirmi figo per raccogliere patate e verdure, non so cosa raccogliessero laggiù, poi più di tanto. No, se lo faccio a casa mia con dei sacrifici, ma lo faccio perché ci credo. Perché comunque in questi anni di viaggio abbiamo capito che nulla è come l'Italia, nulla ha il valore dell'Italia. Quindi sono tornato e quell'esperienza mi è rimasta dentro perché mi ha insegnato tantissimo, mi ha migliorato l'inglese, mi ha fatto capire veramente quali fossero le mie forze. Ho conosciuto lei
e che aveva anche lei il famigerato. Allora, posso raccontarlo? Sì, No, vai. non ho capito. No, tu continua. Bon, che avevi il famigerato Ma io non posto voglio fisso. partire da lì. Ma voglio poi partire parti. prima. Vai. Allora, nel 1992 nacque una bella bambina di Romina. No, vabbè, dopo questa. Allora, sì, comunque, io nasco praticamente dopo la bellezza di 6 tra fratelli e sorelle. Praticamente noi siamo una famiglia di 7 figli, di cui 6 sorelle e un fratello. La maggior parte delle persone dicono povero fratello, l'unico maschio. In realtà si sa difendere molto bene. Confermo. Quindi, per chi lo conosce poi non è proprio... Ciao Ste. Non è proprio così. Comunque, io praticamente ho sempre vissuto in una famiglia molto numerosa, ho la bellezza di 18 nipoti, tra cui alcuni molto grandi, ad esempio Marica che è andata in America, Veronica che è già andata a convivere, quindi ho dei nipotini molto grandi, sono diventata zia a 5 anni, e dei nipotini proprio piccoli, l'ultima Marianna che è nata ad agosto. Come detto Simo, praticamente io sono nata da una famiglia veramente molto umile che mi ha insegnato i veri valori della vita. I miei sono agricoltori, quindi fin da piccola sono sempre stata a contatto con gli animali, con la natura, mi hanno insegnato a lavorare sin da piccolina, in casa c'era sempre da fare, quindi grazie a questo insegnamento c'era spazio per giocare, ma anche spazio per imparare i veri valori della vita, appunto come lavorare, aiutare, condividere in famiglia tutto. E infatti pensa che, forse tu lo sai, io ho iniziato prima elementare, perché non ho fatto l'asilo, perché non so se adesso è obbligatorio, all'epoca non era obbligatorio. Io ho iniziato prima elementare, capivo l'italiano, ma io non lo parlavo solo piemontese, perché tuttora nella mia famiglia io parlo, anche con le mie sorelle, parlo solo in piemontese. E Ed è un pregio, comunque i dialetti sì, vanno tutelati. sì. E comunque poi sono cresciuta, ho fatto tutte le scuole, sono diventata istruttrice di nuoto e nuoto comunque fitness, e facevo la bagnina, ho lavorato anche appunto in piscina. Finite le scuole ho lavorato in una piscina a Belvedere Langhe, qua nelle Langhe nostre come bagnina, e poi ho iniziato a lavorare in un supermercato per 2 o 3 mesi, adesso non mi ricordo più, finché sono stata assunta in un ufficio praticamente di assicurazioni, facevo l'impiegata, e ho lavorato presso questo ufficio ben 7 anni, era la mia seconda famiglia perché avevo un rapporto bellissimo con le mie colleghe, con il capo, con i colleghi venditori, con tutti, perché io ero proprio a mio agio. Finché qualcuno non mi ha chiesto di lavorare con lui. Però aspetta, raccontiamo tutto dall'inizio. La gente è curiosa, vuole sapere. Quindi ci siamo conosciuti, Allora, ci siamo conosciuti nel ci siamo visti per la 2015. prima volta il 5 giugno 2015. C'ho anche il tatuaggio. Visti nel senso... Visti per la prima volta, incontri una persona, la vedi, Così. dici, ah però, sono sincero. Poi ci siamo iniziati a frequentare, ci siamo messi assieme qualche mese dopo. Sì, abbiamo e- iniziato a frequentarci A luglio, proprio praticamente. seriamente, sì, era fine Sì. luglio del 2015. E lei continuava a fare il suo lavoro, io continuavo a fare i matrimoni e le chiedevo se voleva venirmi a dare una mano nei matrimoni e così è stato. Sì, quindi praticamente lavoravo dal lunedì al venerdì in assicurazione, mentre sabato e a volte anche la domenica lavoravamo assieme nei servizi matrimoniali. Sì. Comunque ci divertivamo, era molto bello anche questo lavoro. Poi continuavo, la mia vita è sempre fondamentalmente stata a step. Ho aperto la partita IVA che avevo 24 anni e con un obiettivo di arrivare entro 30 anni e vivere di montagne e viaggi. E non ce la stavo facendo. Continuavo a mandare email, bussare porte, portoni e ho sempre porte in faccia, calci e pugni e tanto sconforto, tanto morale basso, ma poi continuavo per come sono fatto, tu lo sai, sono un sognatore prima di tutto. E quindi è arrivato, era ottobre del 2019, stavamo per partire per il Canada. 18. 18, stavamo per partire per il Canada e ho detto a lei, guarda, io mollo tutto, i matrimoni, ci credo, andiamo che qualcosa succede. Era già da agosto nell'aria.
avevamo una barcata e mezza di matrimoni, di richieste, quindi una sessantina e più, che potenzialmente erano tantissimi soldi. Però non mi rendeva felice, non mi trovo a mio agio più con questo settore e si è aperto uno spiraglio con una rivista. Durante proprio quell'estate lì, appunto, non ci eravamo visti. Perché io avevo girato per diverse riviste d'Europa, ci eravamo visti forse 10 giorni ad agosto, che eravamo andati per una rivista in Islanda Sì. assieme. E siamo partiti per il Canada e a Banff ho fatto la proposta, non di matrimonio, ma di vuoi venire a lavorare con me perché ho bisogno di un assistente nel nostro studio in casa, perché ho sempre avuto un'idea molto da freelance straniero, non italiano che ha il suo studio, la sua bottega, ma lavorare in casa e girare. E lei mi ha detto, ci penso. Dicembre, primo contratto della mia vita con Nikon Europa, rinnovo con Nikon Italia praticamente e rinnovo con il vecchio brand d'abbigliamento outdoor da montagna ed era il 20 di dicembre circa. Sì. Noi eravamo per fare un lavoro in Alto Adige, torniamo nel giro di 36 ore è successo di tutto. Prima, durante un servizio, mi è caduta l'attrezzatura, ho avuto 4.000 euro di danni, disperato, a poche ore dal Natale, quindi tutte le aziende che chiudono. Superata in qualche modo, buttando giù un po' di rospi e un po' di lacrime. Pranzo di Natale, fantasmagorico. Pranzo, perché un anno lo facevano con i miei genitori, un anno con i suoi, con la sua famiglia, con tutte le sorelle. Pranzo di Natale giocavamo a palla, era un anno come questo, caldissimo. Sì. Vado a recuperare una palla sulla legnaia, scendo la scala a pioli a 30 cm dal terreno, scivolo, metto le braccia così, il braccio va al contrario, ho distrutto completamente il gomito, lacerato, distrutto, imploso in 5 parti il capitello radiale, Che non era più che recuperabile. non era più recuperabile, i tendini distrutti, e portato d'urgenza al pronto soccorso, aziende chiuse, Simone, dobbiamo farti una protesi e lì il panico, perché il mondo mi è crollato addosso, noi dovevamo partire dopo 2 giorni, il 29, per un lavoro in Valle d'Aosta, per un piccolo compresso sciistico, salta tutto, contatto Nikon, 1000 storie da casa madre, eccetera, eccetera. Per me è il panico perché il giorno prima dell'operazione, l'ortopedico per eccellenza, comunque della provincia di Cuneo, Andrea, mi ha detto, guarda sì, ma io sono 20 anni che faccio questo di lavoro, Non ho mai visto. non ho mai visto un disastro simile, se sei fortunato torni al 50-55%, se no di più sarebbe un miracolo, ma guarda, non posso dirtelo perché più di così no. Difficile. Romina sa com'ero, ma quel momento lì mi ha veramente fatto fare il click vero e proprio nella testa. Già prima leggevo libri di, come si chiamano? Di, diciamo, crescita Personale, personale, voilà. comunque libri che ti fanno un po' vedere la vita con prospettive diverse, con visioni un po' più diverse rispetto a quello che abitualmente eravamo abituati a vedere o comunque che conoscevamo. E durante l'operazione è proprio, cioè, io oggi, a distanza di 3 anni e mezzo, per me è stata, 3 anni e mezzo, 3 anni, è stata la mia più grande fortuna. Perché questo problema qua che tuttora mi porto dietro, perché facendo i lavori, magari qualche volta l'ho raccontato, forse l'avevamo già fatto vedere, io mi sveglio, se faccio tanti lavori manuali, mi sveglio, ho 3 dita chiuse, devo allungarmele. Però nella sfortuna, nell'essere nel punto più basso è stata la mia più grande fortuna perché mi ha fatto cambiare completamente la visione della vita, completamente la visione delle persone, ma soprattutto del lavoro. E la mia testa si può dire che è cambiata. Sì. Quell'anno, lei tra l'altro quell'anno lì per casualità mi aveva regalato 3 libri. Sì, quell'anno lì a Natale, che comunque leggevamo poco noi, tu leggevi già qualcosetta ma poco, ti avevo regalato 3 libri che non ti avevo mai regalato, 3 libri, combinazione di crescita, Paolo Coelho, Il Piccolo Principe e un altro. Un lato sui tibetani. E tu mi avevi fatto la battuta dicendo ma vuoi farmi leggere? E ho detto no, vabbè, mi ispiravano, mi sentivo di regalarti questi libri e te li ho regalati. E ti sono serviti tantissimi perché poi nei 15 giorni iniziali, che proprio eri KO, che non potevi fare Sì, perché nulla. il mio braccio mi dicevano fai dal 1 gennaio subito mi hanno detto fai fisioterapia, fatti aiutare da Romina e il mio braccio era così e mi dicevano muovilo, ma io lo sto muovendo, non si muoveva. Allora muovi il polso e il polso non si muoveva. Mi ho detto più di così non potevamo fare, lavoraci.
E grazie a quei libri lì, grazie al Piccolo Principe, grazie a Italo Pentimalli, Paolo Paulo Coelho. Coelho, boom, la mia testa ha iniziato a lavorare giorno e notte, giorno e notte, giorno e notte, giorno e notte. Fatto sta che, contro ogni logica, lei nel frattempo si era licenziata. Sì, io nel frattempo avevo lasciato il lavoro e si parla quindi... il mio compleanno del 2019 è stato l'ultimo giorno di lavoro, dal 1° febbraio iniziavamo a lavorare assieme, tu avevi un sacco di scadenze perché poi il lavoro si era poi accumulato perché non poteva guidare, non potevi tenere l'attrezzatura in mano, quindi si era accumulato tutto il lavoro che lui nel mese di gennaio non era riuscito a fare. Quel mese lì abbiamo fatto non so quanti chilometri in macchina, ti ho scarrozzato ovunque perché nel frattempo tu riuscivi già a tenere in mano l'attrezzatura, ma non potevi ancora guidare. No, anche perché mi avevano detto, perché il mio cosa importante per me la neve è tutto, penso si sia capito. E l'ortopedico, comunque anche il fisioterapista mi ha detto, Simo, scordati di quest'anno fino a novembre di non andare sulla neve. 31 gennaio, 60 cm di neve, praticamente tu non avevi mai guidato con così tanta neve. Per carità. Andavamo a staccare la testa 2 giorni, io con le ciaspole, a metà marzo eravamo a lavorare a Madone di Campiglio sugli sci con la macchina fotografica. Ma questo non perché è andato contro a quello che gli dicevano i medici, questo perché ha ottenuto il consenso dei medici, Sì. che inizialmente pensavano che fino a novembre appunto non ce l'avrebbe fatta. In realtà con l'impegno, la costanza e il pensiero positivo che si erano proprio Instaurati in me. Esatto, lui ha lavorato talmente tanto, soprattutto di testa, che lui poteva già, grazie anche al consenso dei medici, poteva già fare queste cose nel giro di 2 mesi. Ed è stato micidiale perché da quel momento lì veramente io ho 13 punti di invalidità permanente ma me ne frego sotto un certo punto di vista perché sto bene, perché da quel momento lì proprio tutto si è diretto verso la nostra scelta di vita. Sì. E ho iniziato a pensare al mio obiettivo e a renderlo poi reale a forza di appunto leggere libri, come più volte vi abbiamo citato, Il Santo e il Surfista E l'amministratore delegato di Robin Sharma sì, e Il potere del cervello quantico di Italo Pentimalli. sono stati Ma due poi libri ci sono top. altri libri, Il Piccolo Principe mi è aiutato tantissimo, Paolo Coelho, Il guerriero della luce. E da quel momento lì appunto la nostra vita si è stravolta completamente, abbiamo iniziato a girare il mondo per uffici turistici, per riviste, per Sì, aziende, per creare contenuti in tutto il mondo. siamo riusciti a fare appunto viaggi anche oltreoceano, siamo stati appunto in Canada, in Patagonia, a New York, abbiamo fatto il Kazakistan, l'Islanda 2 volte, anche tanto in Francia, in Spagna, In Norvegia. siamo stati in Norvegia. Ma proprio in Patagonia è Sì. successo. Sì. Cosa è successo? Cosa è successo?